Bentornati nel forum. Se siete come me, che ogni tanto vado su Kickstarter e mi sfoglio decine di pagine di progetti a tema gioco di ruolo, non potete al tempo non aver notato il titolo di cui vi vado a parlare oggi. Dal momento che esiste solo in inglese, perdonatemi eventuali errori di traduzioni o delle sviste. Parliamo oggi infatti di Tales from the Loop, sviluppato da Simon Stalenhag, tra l'altro anche autore delle artwork all'interno del manuale, ed edito dalla Free League e dalla Modifius. Tales from the Loop è un gioco che a mio avviso strizza l'occhio a due diversi tipi di pubblico, un po' per il tipo di avventure che propone e un po' per le sue dinamiche. Se siete fan di Stranger Things, oppure amate film come i Goonies o E.T. o avete vissuto quel periodo storico, beh, il gioco si colloca esattamente in questi contesti, seppur con qualche interessante differenza che vedremo subito. Se invece non siete fan di questi prodotti, però amate quei giochi dalle forti componenti narrative e non eccessivamente carichi di regole, beh, troverete in questo un titolo capace di soddisfarvi. Vi esporrò prima l'ambientazione e poi il sistema di gioco, lasciando alla parte finale tutti i commenti. Come ho detto, il gioco si svolge negli anni 80, ma all'interno di una lieve ucronia fantascientifica. Negli anni 50 gli scienziati sovietici scoprirono quello che venne poi ribattezzato il Magnetron Effect, uno strano fenomeno magnetico particolarmente forte nell'emisfero boreale. Sfruttando gli effetti di questa scoperta, vennero realizzati in Svezia e in America questi enormi acceleratori di particelle chiamati per l'appunto i loop, mentre in Giappone la compagnia Iwasaka sviluppò delle macchine futuristiche che oggi vengono comunemente chiamati robot. Ci troviamo quindi in un mondo in cui le normali tecnologie degli anni 80 convivono con navi cargo fluttuanti, enormi veicoli a scopo civile e militare e piccoli robot da usare nella vita di tutti i giorni. Ovviamente permangono le tensioni dovute alla guerra fredda e tutta la cultura pop di quel decennio, ma non sempre le cose vanno come previsto. Magari alcuni esperimenti all'interno del loop potrebbero essere andati storto, aprendo dei portali ad altre dimensioni e facendo entrare qualche creatura, oppure qualche scienziato potrebbe star cercando di nascondere la verità su alcuni esperimenti, turbando la vita dei comuni cittadini. Le ambientazioni proposte dal manuale sono due, quella svedese delle isole Malaren e quella americana della città di Boulder City, una città immaginaria. E entrambi questi contesti si trovano vicino ai rispettivi loop e di esse ci vengono forniti i luoghi di interesse, i passatempi e gli stili di vita, ma ovviamente è possibile ambientare una vostra avventura in qualsiasi posto vogliate voi. Tutti questi elementi saranno utili per mettere in piedi un'avventura sullo stile di Stranger Things, ma per spiegarvi meglio il come e il perché vediamo il sistema e la creazione dei personaggi. In Tales from the Loop andremo a giocare un gruppo di ragazzini di età compresa tra i 10 ai 15 anni massimo. Ogni bambino incarnerà un tipo, una sorta di archetipo, quindi potreste essere il leader carismatico, oppure il topo di biblioteca, il nerd dei computer o quello strambo. Il tipo che incarnerete sarà molto utile per definire quali sono le vostre abilità, in che modo vi approccerete alle diverse situazioni e vi fornirà a grandi linee una traccia sul modo in cui vi relazionate al resto del gruppo, parte questa importantissima del gioco. Il manuale suggerisce di non mettere all'interno dello stesso gruppo due bambini dello stesso tipo in modo da avere più varietà, ma ovviamente questo è lasciata alla vostra discrezione. L'età del vostro PG determinerà il numero di punti che potete distribuire ai vostri attributi, anche se massimo 5 per ognuno, e avrete poi 10 punti da distribuire alle abilità relative agli attributi. Avrete quindi un oggetto iconico, un problema che vi accompagna nella vita di tutti i giorni, avrete una passione, comunemente un hobby, e una cosiddetta vanità o orgoglio. La parola inglese utilizzata è pride, perdonatemi eventualmente l'errore, che si intende come l'essere il primo della classe, oppure l'essere una persona che si spende continuamente per aiutare gli altri. Avrete poi una figura adulta di riferimento chiamata Ancora, che interverrà in un caso molto specifico del gioco che vi spiegherò più avanti. Il vostro party avrà a disposizione un punto di ritrovo, una sorta di quartier generale, che potrebbe essere il classico scantinato della casa di un vostro amico, potrebbe essere la casa sull'albero, oppure il classico casale di mattoni abbandonato nel bosco. Avrete infine dei punti fortuna, 15 meno l'età del vostro personaggio. Questo perché man mano che il vostro personaggio compie gli anni avrà di conseguenza un punto in meno da poter spendere. Questi punti si usano per poter eventualmente rilanciare i dadi in caso di fallimento. Perché dico questo? Perché all'interno del cliché del tipo di queste avventure Goonies, Stranger Things, una volta che il vostro personaggio avrà raggiunto i 16 anni avrà mutato di interessi, sarà un adolescente con
uno stile di vita completamente diverso e non avrà più quella voglia di andare all'avventura con gli amici. In quel caso dovrete rimuovere il personaggio dal gruppo e crearne uno nuovo. L'avventura che giocheremo si chiama Mistero, che vi riassumerò per motivi di tempo. I vostri ragazzi si ritroveranno coinvolti in qualcosa di inusuale. Per esempio, potrebbe girare voce di uno strano animale che si aggira nel bosco del parco, oppure degli strani tizi potrebbero essere stati visti aggirarsi intorno alle recinzioni del loop con tenaglie e delle pistole, insomma, qualcosa di fuori dall'ordinario. Il mistero è suddiviso in delle fasi, tra cui l'introduzione dei ragazzi e del mistero stesso, lo sviluppo in cui avverranno tutte le fasi principali della storia e poi la risoluzione e le relative conseguenze. Durante il mistero si alterneranno le fasi relative alla storia e quelle della vita di tutti i giorni. Queste fasi sono molto importanti per lo sviluppo del PG. Il sistema è basato sulla classica pool di dadi a 6 facce. Si dichiarano le nostre intenzioni e si tirerà un numero di D6 pari al valore delle abilità e degli attributi chiamati in causa. Ogni 6 rappresenta un successo ottenuto e a seconda di quanto sarà difficile l'azione che avrete dichiarato con l'approccio ne sarà richiesto più di uno, altrimenti avrete fallito con relative conseguenze. Il vostro oggetto iconico, se sfruttato, vi darà 2 dadi in più da lanciare, mentre fare ricorso al vostro orgoglio o vanità che dir si voglia vi assicurerà un successo automatico. Importantissima nota, il vostro personaggio non può morire, proprio come foste un personaggio dei Goonies. Quando fallirete una prova, a seconda del contesto, potrete subire una delle 5 condizioni: arrabbiato, spaventato, esausto, ferito o devastato. In inglese la parola in realtà era broken, quindi spero di aver trovato una parola più o meno valida in questo contesto. Le prime 4 comporteranno un malus anche cumulativo al tiro dei dadi, mentre l'ultima, la quinta, sarà qualcosa di talmente terribile che vi porterà al fallimento automatico di tutte le vostre prove. Per curarvi da questa condizione sarà necessario l'intervento della vostra figura di riferimento, la vostra ancora. Come avrete visto, l'ambientazione e la struttura stessa del gioco si prestano molto bene per vivere una di quelle avventure dei titoli che vi ho citato finora. Il merito che riconosco a questo gioco è il fatto che già a partire dal regolamento spinge molto i giocatori a dialogare tra di loro, per stabilire le dinamiche interne al gruppo, per stabilire come sia fatto il vostro quartier generale, perché ovviamente ognuno di voi avrà qualcosa da dire, anche il modo in cui vi approccerete al mistero, eccetera eccetera. Il secondo merito è quello che chi come me ama tutto ciò che riguarda la componente narrativa, il gioco ti offre questa bella alternanza tra il mistero in corso e la noiosa vita di tutti i giorni con lo sviluppo del PG e, se vogliamo, anche i vari cliché come i genitori che non crederanno mai a tutte le cose che voi gli racconterete. Insomma, quale genitore crederà mai che abbiate visto un dinosauro o una formica gigante fuori casa? Fino anche alla crescita o comunque al possibile cambiamento che potrete affrontare alla fine del mistero. Terzo, le artwork. Simon Stalehag è stato veramente molto bravo nel suggerire un senso quasi nostalgico ottimo per l'atmosfera del gioco e anche un senso di piccolezza umana in confronto a queste gigantesche torri di raffreddamento del loop. Quindi no ragazzi, mi dispiace, niente eroi che si gettano a testa bassa contro un gigante. Dal momento che non esistono le ferite, non c'è un vero e proprio bestiario o tabelle d'equipaggiamento. Tuttavia il manuale mette a disposizione una lista di macchine futuristiche più comunemente usate in questa ambientazione, da poter usare eventualmente come ostacoli. Le sezioni per il master sono sparse in delle note in tutto il manuale e assolvono molto bene alla loro funzione. Confesso, forse per i miei gusti un po' troppo sparse, ma questo è un dettaglio sul quale si può passare benissimo oltre. Queste erano in breve le mie considerazioni su Tales from the Loop, un gioco che spero di provare al più presto con un gruppo di giocatori e non in delle semplici simulazioni come faccio di solito, quindi vi consiglio di provarlo se avete modo. Per il resto, se questo video vi è piaciuto, io come al solito vi consiglio di iscrivervi a questo canale, di passare dalla nostra pagina Facebook, dal nostro profilo Instagram e di unirvi al nostro gruppo Telegram. Daniele, dal forum Sententiam, chiudo.